Se stai anche solo pensando di avviare un podcast, fermati un attimo e ascolta bene. Non c'è stato mai un momento più favorevole di questo. Siamo in un'epoca in cui l'audio e il video hanno un potere enorme. Ci sono più di 500 milioni di ascoltatori di podcast nel mondo e in Italia, come forse saprai, negli ultimi anni i numeri sono in costante crescita. Non è più un formato di nicchia per pochi appassionati, è un canale di comunicazione che può costruire relazioni profonde e darti autorevolezza in modi che un post sui social, per esempio, non potrà mai fare. E qui c'è la prima grande verità. Non serve essere famosi per iniziare. Serve essere autentici e soprattutto avere qualcosa di reale da condividere. La tua esperienza, la tua passione, le tue domande, persino i tuoi errori. Tutto questo può diventare un contenuto che qualcuno là fuori sta cercando proprio oggi. Il problema? La maggior parte delle persone aspetta il momento giusto, che ovviamente non arriva mai. Se vogliamo fare sul serio, partiamo. Ti guiderò in questo video nei 7 step per lanciare un podcast che non si perda dopo 2 episodi, ma che cresca nel tempo e resista. Questa fase è il cuore di tutto, la direzione della tua bussola. Un argomento generico è come dire voglio fare un ristorante che vende cibo. Chiunque può farlo. Una nicchia invece è come dire apro un ristorante che fa solo pizza napoletana con lievito madre cotta in forno a legna in un quartiere in cui non esiste niente di simile. Ecco, nel podcast è lo stesso. Se parli di cucina è troppo vago. Cucina vegetariana è un po' meglio. Cucina vegetariana veloce per lavoratori impegnati è perfetto. Perché più la nicchia è definita, più il tuo pubblico che ti troverà penserà questo è esattamente ciò che cercavo. Non è solo una questione di marketing. Quando lavori in una nicchia crei connessioni più forti e le persone si sentono comprese. Ed è così che nasce una vera community. Ricordati, puoi sempre allargare il campo più avanti, ma all'inizio la precisione è la tua arma migliore. Il nome del podcast è il tuo biglietto da visita. Deve essere facile da pronunciare, da ricordare e da scrivere. Non devi complicarlo e soprattutto non devi fissarti troppo. Molti grandi podcast hanno cambiato nome dopo qualche mese. Un trucco? Pensa a qualcosa che descriva il tema e che se possibile abbia un pizzico della tua personalità. Caffè con Luca funziona se parli in modo intimo e conversazionale. Marketing senza filtri funziona se il tono è diretto e onesto. Poi c'è anche il look. La copertina è la prima cosa che un potenziale ascoltatore vedrà, lo sappiamo. In un mare di icone piccole ti serve leggibilità e impatto visivo, quindi un testo grande, colori contrastanti e un tuo primo piano oppure un'immagine iconica legata al tema. Puoi farla gratuitamente con Canva, che è anche un piano gratuito e ti offre template perfetti per podcast, oppure, ancora meglio, affidarti a un grafico professionista. Infine c'è la distribuzione. Il tuo podcast deve essere ovunque senza che tu lo carichi manualmente in ogni piattaforma. Qui entra in gioco l'RSS feed, un link che fa da cavo principale e invia il tuo episodio a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tutte le piattaforme in modo automatico. Ci sono anche strumenti come Buzzsprout, Spreaker, Spotify o Transistor che fanno tutto questo per te. Qui molti si bloccano pensando che serva attrezzatura da migliaia di euro. Ovviamente non è così. La priorità è una: audio pulito. Un buon microfono, anche USB da 70-100 euro, può essere sufficiente per iniziare perché si collega direttamente al computer. Ovviamente se vuoi salire di livello, un microfono XLR con una scheda audio ti darà più qualità. E poi, audio o video podcast? Oggi il video podcast è in forte ascesa, non perché l'audio non funzioni più, ma perché il video ti permette di essere scoperto anche su piattaforme visive come YouTube. Anche un semplice smartphone e una buona luce può fare un lavoro eccellente. Poi devi anche decidere il formato. Solo parli direttamente all'ascoltatore. Intervista? Ospiti altri professionisti o appassionati. Conversazione a 2? Più informale e amichevole. Ibrido? Alterni monologhi e ospiti. Sapere questo prima ti permette di partire e ti aiuta a organizzare il flusso e a non improvvisare all'ultimo. Questo è uno degli step più sottovalutati. La statistica è crudele. Il 99% dei podcast si fermano a meno di 3 episodi e non ripartono più. Partire con più episodi ti dà 3 vantaggi. 1. Mostri subito costanza e professionalità.
2. Offri all'ascoltatore più contenuti per conoscerti. E 3. Ti metti in una condizione mentale di questo è un progetto serio. Il mio consiglio? Lancia 3-4 episodi pronti e pubblicali a distanza ravvicinata. Il fascino del podcast è la sensazione di essere in una conversazione reale. Non devi trasformarlo in un prodotto freddo o tipo spot pubblicitario, quindi taglia solo le parti inutili o gli errori evidenti, ma lascia anche, ad esempio, le piccole pause oppure le risate spontanee, perché in fin dei conti sono questi momenti che ti rendono umano e soprattutto vicino all'ascoltatore. Se vuoi aumentare il coinvolgimento, crea un piccolo trailer anche di 20-30 secondi all'inizio dell'episodio con un momento clou, per incuriosire chi ti ascolta. Carica il podcast nella sezione podcast di YouTube per avere una visibilità extra e delle playlist dedicate. Poi puoi creare clip brevi come 30-60 secondi per Instagram, TikTok, ma anche YouTube Shorts. Una cosa molto importante, questi non devono essere riassunti, ma momenti ad alto impatto, come una frase che spacca, una risata genuina o una rivelazione importante. E se inviti ospiti, utilizza anche le loro community. Quando questi condividono il tuo episodio, portano il loro pubblico dentro il tuo. Questo è un effetto leva che gli americani chiamano OPAS, Other People's Audience. Ogni episodio è un test. Guarda i dati. Quanto resta in media un ascoltatore? In quale punto smette di ascoltare? Quali argomenti funzionano di più? Leggi i commenti. Sono mini sondaggi gratuiti. E migliora un po' alla volta. Non serve rivoluzionare ogni episodio, ma fare progressi costanti. Il podcast non è solo un canale di comunicazione, è un ponte tra te e le persone. È un luogo in cui puoi far sentire la tua voce, puoi costruire fiducia e lasciare un segno. Non devi aspettare l'attrezzatura perfetta, la location ideale o il momento in cui avrai più tempo. Quel momento non arriverà mai da solo. Inizia adesso, impara strada facendo e lascia che sia il percorso stesso a formarti come creatore. Premi Rec, non per fare un episodio perfetto, ma per iniziare un progetto vero. Spero che questo video sia stato utile per te. Come al solito, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, ci vediamo prestissimo.